Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo una dashcam. Era da un po' che non ne provavo, in realtà ne ho provate tante. La dashcam è quel tipo di prodotto cinese che tendono molto a spingere, ce ne sono tantissime sul mercato, me ne sono arrivate diverse negli ultimi tempi. Le ho provate, non valeva la pena, non avevo tempo di dedicare 2 giorni di lavoro a recensire un prodotto che funzionava male, aveva dei problemi, insomma ne ho scartate tante. Invece questa di oggi ho deciso di portarvela comunque, me l'hanno mandata, è di una marca che si chiama Lanmodo. La vendono su Amazon, la vendono sul loro sito, costa circa 240 euro. Adesso vedo se riesco poi ad ottenere dei codici sconto, nel caso vi lascio tutto in descrizione. Perché questo ho deciso di portarla sul canale? Perché aveva una cosa interessante, ossia il famoso POV, Point of View, aveva 3 telecamere nel kit, quindi ripresa della strada, ripresa retro, che tra l'altro fa anche da retrocamera di parcheggio, e anche ripresa in abitacolo. Non è un prodotto eccezionale che mi ha fatto impazzire, ve lo dico già, ma vi porterò le mie impressioni, vi farò vedere come registra, cosa si vede, cosa si sente. Cerchiamo insomma di capire se può interessarvi. Per chi è adatta un po' per tutti, mi vengono in mente ad esempio i creator che fanno prove di auto dove registrano davanti e anche in abitacolo mentre parlano, senza portarvi dietro 50.000 telecamere, con un solo prodotto fate tutto. Ma adesso ve la faccio vedere, la spacchettiamo e facciamo un po' di prove. Lanmodo D1 4K, 3 canali dashcam, 4K, 3 telecamere, modalità di parcheggio, wifi, GPS integrato, visione notturna. Null'altro. Contenuto: abbiamo telecamera davanti, telecamera posteriore, cablaggio per l'accensione, telecamera interna che sarà un blocco unico e abbiamo anche una memoria da 128 GB. Allora, qua abbiamo subito un foglio di informazione con le indicazioni della prima accensione eccetera, ma le vediamo insieme. Abbiamo un pezzo, un sacco di roba. Molto bene. Allora, partirei dalla memoria. È una 128 GB micro SD non marchiata, adattatore USB Type A micro SD, quindi 2 cose che normalmente non troviamo mai. Qua un piccolo applauso, anche se a loro costerà pochi centesimi, però almeno ce le danno. Cavo piccolo, corto, USB A, USB C, supporto a ventosa con magneti, caricatore da presa accendisigari con connessione Type-C e uscita per un altro cavo USB. Telecamera posteriore realizzata in plastica, non plastica proprio bellissima di prima qualità, però comunque plastica nera. Una volta fissata potete regolare la posizione della telecamera, ideale in base all'inclinazione dell'1.8, perché chiaramente si monta all'interno, appiccicata sull'1.8. Cavo equipaggiato con un connettore che può comunque avere un senso. Subito dopo l'aggiunta parte con un filo positivo che dovrà essere attaccato alla luce di retromarcia, ma questo lo verifichiamo. La parte anteriore va invece collegata al jack d'ingresso sulla telecamera principale. Poi abbiamo il cablaggio principale della telecamera, perché possiamo alimentarla direttamente da presa accendisigari e la telecamera funzionerà solo quando il veicolo è in movimento. Oppure abbiamo la modalità di parcheggio con questo alimentatore e 3 cavi da collegare. I 3 cavi da collegare sono 12 diretto sulla batteria. Loro danno questo tipo di connettore, non è un connettore, ma in pratica è un connettore inglobato su un fusibile, quindi bisogna andare a togliere il fusibile di un qualsiasi apparato che passa chiaramente attraverso dei fusibili di questa tipologia, che sono quelli diciamo più moderni, e sostituirlo con questo. Lui continuerà a fare il suo lavoro di fusibile. Adesso non ricordo a memoria il valore del fusibile rosso, ma ve lo metto poi scritto qui da qualche parte, e attaccare una massa. Questo filo qua, con lo stesso tipo di collegamento, va inserito per l'accensione al posto di un fusibile di qualche utilizzatore che lavora solo sotto il quadro, quindi solo con la chiave girata. Tutto questo cablaggio va all'alimentatore che va poi alla Type-C. Manuale di istruzioni e la telecamera principale. Eccola qua. Allora, questa decisamente più bella, più curata. Tutta questa parte nera è in plastica ma effetto gommoso. Questa è la telecamera che inquadra dal parabrezza la strada. Questa è la telecamera che inquadra l'interno dell'abitacolo con anche questi 4 LED. Orientabile, fa i 300, no,
fa direi un 270 gradi circa. Display principale molto allungato, alimentazione micro SD e ingresso per il jack della telecamera posteriore. Qui sotto abbiamo 5 pulsanti fisici che sono accensione, indietro, avanti, ok e tasto M. Questa telecamera va attaccata al suo supporto che è a ventosa magnetico. Quindi abbiamo la possibilità di tirarla via facilmente, non abbiamo un supporto adesivo, vedremo poi invece se questa ventosa è abbastanza potente. Ok, ora direi di fare una prima accensione e preparazione a banco per vedere se e come funziona. Inseriamo quindi la micro SD con i contatti verso lo schermo, lei è praticamente pronta, colleghiamo anche la retrocamera, la alimentiamo manualmente con un cavo USB Type-C. La telecamera si avvia e cosa vediamo? Tutte e tre le telecamere, che sono quella davanti che sta inquadrando sul banco, questa qui tutta a destra che è quella interna, più quella posteriore. Questo è quello che vediamo dalle tre telecamere. Abbiamo poi la possibilità di switchare, quindi dalla modalità 3 possiamo vedere quella anteriore, quella interna e per ultima quella diciamo della parte posteriore. Poi torna la visualizzazione a 3. Col tasto OK non facciamo nulla, col tasto M entriamo nel menu, abbiamo la possibilità di regolare la risoluzione 2160 più 1080 più 1080 oppure 1440 più 1080 più 1080 o 1080 più 1080 più 1080. In pratica solo la telecamera principale abbiamo la possibilità di scegliere tra tre risoluzioni, quella interna e quella posteriore sono sempre a 1080, sempre a 30 frame per secondo. Loop recording possiamo scegliere tra off 10, 5, 3 o 1 minuto. Lo lasciamo a 3. Possiamo regolare l'esposizione, possiamo attivare il VDR che di default è già attivato, possiamo attivare uno screensaver dopo un tot di minuti. Modalità di parcheggio, per usarla dobbiamo per forza connettere il cavo dedicato. Possiamo poi scegliere se attivarla con un motion detect, se fare un video timelapse o se lasciarlo in modalità parking guard che sente probabilmente vibrazioni. Noi in questo caso iniziamo a lasciarlo in off. Il G-sensor, quindi il sensore di urto eccetera, è regolabile. Low, off, high o medium. Audio recording, possiamo decidere se registrare l'audio o meno. Abbiamo poi la tastiere, il linguaggio, vediamo che cosa abbiamo di bello. Fantastico, abbiamo l'italiano. Impara e per settare la data, opzioni di wifi, frequenza, possibilità di ribaltare la telecamera posteriore. Questa è la funzione specchietto posteriore, quindi all'inserimento del 12 volt sul filo rosso, possibilità di scegliere se lavorare in 5 GHz o in 2,4 GHz col wifi, scena di notte, praticamente la ripresa automatica in modalità notturna, unità di velocità in km/h, ora legale, ora serale, GPS, permette di attivarlo o disattivarlo, fuso orario, formattazione della memoria, facciamo che farlo, ripristino le impostazioni, versione e con le impostazioni abbiamo finito. Ok, qui sopra abbiamo tutte le icone, quindi l'ora, la modalità di risoluzione, il VDR, il loop, la modalità di parcheggio, il microfono, il wifi, il GPS che adesso non prende perché lampeggia, stato della memoria, batteria, data, minuti di registrazione e velocità in km/h. Chiaramente quando abbiamo questo schermino in alto o comunque in zona retrovisore magari non riusciamo a vedere bene tutte queste informazioni, anche switchando su telecamera singola queste scritte rimangono un po' piccole. Comunque funziona tutto quanto, sta già registrando, adesso provo a montarla in versione non definitiva e iniziamo a capire che cosa registra guardando poi i filmati al computer. Bene, adesso la monterò in versione provvisoria perché molto probabilmente non la terrò installata, soprattutto perché non ho un lunotto. Il test l'ho fatto col furgone, quindi non ho il lunotto per montarla dall'interno, l'ho messa provvisoria all'esterno, ma quello che andrete a visualizzare è circa la stessa cosa. Dentro rimane appesa in posizione centrale sul parabrezza e da fuori non rimane neanche troppo invasiva, però si vede che c'è. Questo è quello che vedete una volta montata. Quindi collegata così rimane spenta, appena facciamo quadro si avvia e riprende il suo funzionamento normale. Vedete che la telecamera posteriore ci mette qualche secondo in più ad accendersi. Bene, siamo partiti. Chiaramente voi vedrete dentro l'abitacolo
davanti alla vettura e dietro la vettura. Io in questo momento ho inclinato la telecamera, la retrocamera, in modo che si veda parte del manto stradale, ma che non sia troppo alta, perché in caso di tamponamenti eccetera avete una visuale che riesce magari a prendere meglio la targa della macchina, i dettagli. È già abbastanza ampia, vediamo un bel po' di metri indietro, però chiaramente si può alzare e abbassare. C'è poi tutta la vista anteriore che chiaramente influisce sulla regolazione che abbiamo sulla telecamera interna, perché se io ho una telecamera interna che inquadra esattamente con quella anteriore centrata, magari prendo più la parte destra dell'abitacolo o la parte sinistra in base a come regolo quella davanti. Essendo un corpo unico, la regolazione influisce su entrambe le telecamere. Io in questo momento l'ho montata in modo da riprendere tutto quello che succede davanti a me e comunque riuscire a riprendere anche l'abitacolo, i tre sedili. Questo a cosa serve? Serve a eventualmente, non lo so, registrare chi è in macchina con voi, in caso di incidente vedere cosa è successo dentro l'abitacolo. Insomma, gli usi possono essere molteplici, però questa novità della terza telecamera interna ha un suo perché. Facciamo ancora un giretto, vediamo come si comporta con le vibrazioni, i riflessi, i rumori e tutto quanto. In questo momento stiamo ascoltando il mio audio in abitacolo. È una giornata tranquilla, ho i finestrini parzialmente aperti, non ho ancora visto come si vede poi nella realtà dei fatti. L'audio che stavate ascoltando era quello della telecamera interna, ma comunque registra l'audio da tutte e tre le telecamere, e l'audio di quella frontale rispetto a quella che riquadra l'abitacolo era più o meno uguale. Adesso vi lascio ancora due pezzi della telecamera principale e della retrocamera per vedere a schermo pieno come si vede. C'è un camion davanti che sta facendo manovra, nel mentre vedete che riesco a riprendere la macchina posteriore. Qui davanti abbiamo il signore con le mani in tasca che guarda. Siamo in controluce in questo momento, vediamo come si comporta la telecamera anteriore. Bel posto proprio. Ottimo parcheggio. Vabbè, la scenetta ci stava. Proviamo a fare un parcheggio che sarà molto ambiguo, molto difficile da fare, non so se riusciremo. Ecco, in questo caso questo è quello che vi può aiutare la retrocamera. Chiaramente più la regolate che si vede il paraurti e più vi può aiutare in fase di parcheggio. Voilà, abbiamo fatto un parcheggio al millimetro. Bene, queste sono le riprese che ho fatto di prova. Adesso magari faremo poi degli approfondimenti. Come vi ho già detto prima, non ho fatto il collegamento definitivo con
il kit di parcheggio perché ho già una dashcam collegata, non avevo tempo e voglia di mettermi a rovinare i cablaggi, però il funzionamento è lo stesso che avevamo visto con la 70 MAI Plus, anche il collegamento, quindi la funzione c'è. Se vi interessa basta cambiare il tipo di cablaggio. Quando collegherete la microSD al computer ci sarà una cartella Novatec con 2 sottocartelle. A voi interessa quella Movie, dove troverete dentro sempre il file A, B e C, che è rispettivamente la divisione per ognuna delle 3 telecamere, dove ci saranno i file di quella principale da 330 MB e gli altri due da 216 MB. Diciamo che non si è comportata male, si vede abbastanza bene. In tutte le riprese avete comunque la velocità del GPS, l'ora, la data, immagini discrete, non eccezionali, ma comunque si vedono bene. Adesso la rimetto a banco e vi faccio vedere come funzionerebbe il collegamento col kit di parcheggio. Ora ho collegato il tutto a un alimentatore a 12 per fare le prove con il kit del cablaggio da parcheggio. Vedete che in questo momento è collegata direttamente col giallo della batteria e con la massa al negativo, mentre il filo dell'accensione, quello che va sotto quadro, è staccato. Lei rimane in modalità accensione, quindi rimane in carica finché la batteria è carica, poi si stacca. Ovviamente ho attivato la modalità di parcheggio con il Motion Detect a una sensibilità media. Vediamo cosa succede se rileva un movimento. Ok, si è messo a lampeggiare, probabilmente sta registrando già qualcosa, ma senza segnalarlo esternamente. Non abbiamo una segnalazione che ci indichi se sta effettivamente registrando. Adesso aspettiamo un attimo e vediamo cosa succede. Dopo un po' di secondi la luce blu torna a essere fissa. Allora, vediamo cosa succede quando facciamo quadro, quindi gli collego il filo rosso. Lei si accende e va in registrazione normale, quindi in registrazione continua. Non mi segnala nessuna anomalia. Rientriamo nel menu, diamo un'occhiata alle impostazioni di parcheggio. Eravamo in modalità rilevamento movimento. Il G-Sensor, proviamo a metterlo su alto, usciamo e vediamo cosa succede. Chiaramente quando togliamo il quadro la telecamera poi si spegne e va in modalità parcheggio. Volevo anche farvi vedere cosa succede se collegate il filo della retrocamera al positivo della luce di retromarcia. Vedete che in questo momento abbiamo la visualizzazione a 3. Se gli do il positivo su questo filo, vedete che va direttamente in modalità retrocamera e, come abbiamo impostato, compaiono le 3 linee di distanza. Quindi per tutto il tempo in cui c'è la retromarcia, se collegate questo filo, va in modalità retrocamera. Chiaramente è piccolo, però c'è. Dopo qualche secondo torna in modalità normale. Togliamo il quadro e la telecamera, la dashcam, va in modalità di parcheggio. Proviamo a vedere se rileva qualcosa. Ok, adesso sta registrando. Secondo me sta registrando perché ha rilevato dei movimenti. Poi smette di lampeggiare dopo i secondi che abbiamo impostato nel menu. Non mi fermo tanto a testare questa cosa della modalità di parcheggio, dei sensori eccetera, perché secondo me le dashcam servono a registrare quello che succede quando state guidando. Non è utile assolutamente per gli atti vandalici, non riuscirete mai a vedere chi vi sta facendo la riga sulla macchina, e secondo me non è neanche il caso di installare il kit con i fili e tutto il cablaggio per la modalità di parcheggio. La dashcam l'attaccate all'accendisigari, quando fate quadro inizia a registrare. È fine della sua funzione, questo solo secondo me. Vediamo se ha registrato qualcosa accedendo direttamente alla memoria. Per vedere cosa c'è nella telecamera possiamo anche collegarci col telefono. Basta tenere premuto il pulsante di sinistra per abilitare il wifi. Apriamo l'app che si chiama Witcam Pro. Diamo tutti i consensi del caso. Proviamo a connettere un device che è ZD81 CardDV, questo qua senza connessione. La password è 1 2 3 4 5 6 7 8. Connetti. Si connette alla dashcam. Dice che questa rete non ha accesso a internet, ma noi forziamo di rimanere connessi. Torniamo alla nostra applicazione e noi in questo momento abbiamo accesso diretto alla dashcam in wifi. Andiamo semplicemente nell'album. Vedete che abbiamo un po' di video che sono quelli che ho registrato in questo momento, un po' di foto
foto che ho schiacciato per sbaglio mentre facevo delle prove, ma vedete che anche delle foto quando acquisite vi scatta un'istantanea da ognuna delle 3 telecamere. Poi abbiamo emergenza, che sono le registrazioni che ha rilevato con il sensore di movimento. Registra questa che sarebbe la interna, registra questa che sarebbe la posteriore e registra questa che inquadra il banco che sarebbe quella frontale. Noi possiamo chiaramente selezionare un video e scaricarlo sul telefono. Null'altro di particolare, torniamo in modalità live. Da qui possiamo acquisire una registrazione o una istantanea, una foto che verrà salvata sul dispositivo. Guardiamo le impostazioni. Da qui abbiamo il controllo più diretto e più semplificato a quelle che sono le impostazioni video. Il loop, quindi quanto deve registrare, che era impostato a 3 minuti. Se deve registrare l'audio, la sensibilità del sensore, la modalità di parcheggio, linguaggio, ripristino, formattazione, versione firmware, che non mi dà aggiornamenti, quindi è tutto in quadro. Chiaramente ora siamo in modalità wifi, basta tenere premuto il tasto di sinistra, si disattiva il wifi e infatti il telefono mi notifica che ha perso la connessione. Togliamo la chiave, la telecamera si dovrebbe spegnere, ci mette qualche secondo in più ad andare in modalità di parcheggio. Rifacciamo la prova, diamo quadro, torna in modalità registrazione e non stava registrando perché la registrazione è partita ora. Togliamo quadro, passa qualche secondo, diciamo un tempo leggermente variabile, e torna in modalità di parcheggio. Questo è tutto quello che sono riuscito a farvi vedere di questa telecamera, ragazzi. Conclusioni veloci, fatta bene, bella. I pro e i contro: sicuramente i pro sono il fatto che registri anche all'interno dell'abitacolo, il funzionamento in parcheggio, tutte queste cose qua, ma ve ne parlo guardandomi in faccia, dai. Sì, vi faccio le conclusioni guardandovi direttamente, che è meglio che piuttosto che guardare due mani sul tavolo, per dirvi che è un prodotto che promuovo, che boccio, è un prodotto che vi porto e vi ho dato le impressioni, vi ho fatto vedere le immagini, vi ho fatto ascoltare l'audio, cosa mi è piaciuto, cosa no. Allora, vi dico già che non mi è piaciuto per nulla il supporto a ventosa, avrei preferito un supporto con biadesivo fisso come tutte le altre dashcam che mi sono piaciute finora. Soprattutto questo supporto ha il problema che la parte magnetica va bene perché è forte ed è comoda per tirarla via, ma purtroppo c'è quella parte rotante che non si può fissare e la telecamera si muove. Una volta montata con la ventosa, che come sappiamo dopo un po' tenderà comunque a staccarsi, bisogna trovare il modo, magari tenendo fermo il cavo o mettendo gli spessori, non lo so, di tenerla ferma. Questo non mi è piaciuto per niente, l'ho segnalato anche all'azienda, mi dicono che loro l'hanno concepita così e secondo loro va bene così. Sembra fatta quasi per essere più portatile che installata fissa. Anche il fatto della ventosa mi fa pensare ad un utilizzo più da un'auto a un'altra. La retrocamera invece va montata fissa, non è che potete lasciare il cavo a penzoloni. Insomma, da rivedere sul lato installazione. Il menu, la traduzione non è fantastica, qualche volta qualche comando me lo prendeva sbagliato, livello software non ineccepibile, però le immagini si vedono bene, i contenuti sono interessanti perché avete l'abitacolo, quindi potrebbe diventare qualcosa da poter comprare. Non costa poco, la funzione retrocamera sarebbe molto bella in un display più grosso, ma lì cioè non riesci a vederlo secondo me, quindi queste sono le mie impressioni. Un prodotto che fa il suo, ma valutate voi se comprarlo o meno. Il like non serve tantissimo, mi serve però l'iscrizione che è gratis, non costa nulla, così magari mi mandano qualcosa di più interessante da proporvi sul canale. Al prossimo video, alla prossima diretta o se passate in negozio. Grazie, ciao da Massi Dattoli.